questa che era nel suo staff, 29 anni, quindi molto giovane, Sì, sì. parla così bene italiano, è strano, non essendo mai stato in Italia prima, no? Complimenti. Infatti, Tu non parli altre lingue? io sì, Inglese parli bene? inglese, spagnolo, portoghese. Giustamente i tornei, portoghese per Devo i farlo tuoi... portoghese. Ha delle difficoltà con l'italiano. Ah, ecco, dice... Ho difficoltà con Fallo l'italiano. italiano? Devo farlo italiano. Ciao a tutti, bentornati alla tripletta, episodio numero 4 se non erro della versione estiva, ma in realtà episodio numero 43 della tripletta in generale, quindi insomma lunga vita. Oggi siamo tornati dopo un episodio bellissimo con Sebastian Frey che ti sei perso, infatti tutti i commenti L'ho visto, contro però. di te. L'hai visto Sì, tutto? Sì, l'ho visto. Sì, l'ho visto Ti è tutto. piaciuto? Sì, mi è piaciuto. Cosa ti è piaciuto di più? Gli aneddoti su Baggio, Adriano? La punizione di Ibra. Sì, Ok, vedi, l'ho visto veramente. Vi invito ovviamente, se ve lo siete persi, di recuperarvelo. E vabbè, andiamo subito con le presentazioni di oggi. È tornato Francesco He's back. Petrella. He's back. Dopo che mi ha fatto un ultimatum su WhatsApp. È vero, sì. Se non mi inviti stavolta basta. È vero, non vengo più, basta, ho deciso. Quindi l'ho dovuto invitare per forza. New entry, Paolo Avanti, come stai? Bene, grazie. Paolo Avanti ovviamente host, come si dice adesso, del podcast di Gazzetta In The Box. Vedo il podcast Siamo passati da quella sedia da Frey a Paolo Avanti. sì, È esattamente. proprio una caduta Declino. verticale. proprio. Quindi massimo esperto di Premier League. Io sono un grandissimo fan di Premier League, Bravo. come tu sai, quindi insomma poi ne parleremo sicuramente. Ed è tornato il Magista. Stavo meglio Vabbè. prima. In vacanza, Va. ferie. Certo che stavo meglio. No, l'applauso Tutto per te. Come sei? Vacanze? Cosa hai fatto? Ibiza, Formentera? No, ho fatto poco mare, come si può vedere, poco prima, e poi Amsterdam. Che sai Cosa hai che- fatto ad Amsterdam? Amsterdam ho visitato la città perché non ero mai stato. Museo di Van Gogh. No, ma il Museo di Van Gogh no, c'era troppa fila, sono andato al Rijksmuseum, che quello, vabbè, Vero. ci sono dei quadri veramente belli, Rembrandt, Vermeer, anche qualche Van Gogh. E non è che ti fa lo No. spirito, cioè io ho una cultura che... È vero, Non ho detto nulla. No. E Sei poi anche- sei anche un poi esperto ho di giocato storia anche un torneo di un Amsterdam Poker Cup, che è un torneo di poker abbastanza grosso. È andato bene. Andato bene? Sì, Senza, insomma, bene, senza entrare nei dettagli, però andato bene. Siamo tornati più ricchi di come siamo partiti. Fomentiamo il gioco d'azzardo. Esatto. Allora, il poker non è gioco d'azzardo, No, dico è- per l'ennesima volta. Se è legale, no? Se è una cosa legale si può Poker dire. sportivo tu infatti. paghi, è come sì, se ma vai ti stavo iscrivi alla scherzando. maratona, paghi l'iscrizione e vivi l'esperienza. Poi Va se bene. esci con dei soldi o meno, è il minimo. Quindi ci offrirai la cena a tutti. No, non offro solo a chi condivide la mia passione. Allora dovremmo andare in un torneo con te, vabbè. Sei contento di essere tornato? No, stavo meglio in vacanza. Giustamente. Poi Amsterdam bellissima città, al Sì, di là di questo è tutto, vero, veramente, questo si è vive vero. molto bene, si vive molto Canali. bene. Ho approfittato anche per andare insomma a cena con qualche dei miei contatti in Olanda, quindi anche lavorativamente parlando, qualcosina abbiamo fatto. Hai sì. qualche retroscena per noi? Non so se posso dirlo, vabbè, ne vediamo dopo. Va bene. Vediamo dopo. Paolo, tu sei un grande fan della tripletta, vero? Immagino Sì. che avrai ascoltato tutti gli episodi per Tutti adesso. li so a memoria. Immaginavo. Quanti? Hai lasciato 5 stelle al Spotify? Ovvio, Aspetta. certo. Chi è il tuo protagonista? Mi hai detto tu una volta che il tuo personaggio preferito della tripletta è Fabrizio Salvio, è vero? Ah sì? Lo sdottoratore. Oh, No, ero ironico. Ok. Anche perché lui ti fa Everton, io Liverpool. Ah, Quindi, quindi- ok. quindi Antipodi. non Infatti possiamo andare d'accordo. No, giustamente. Mi dicono dalla regia di avvicinare un cucino al Sì, microfono e parlare certo. proprio dentro perché Certo, sono va direzionali, bene. giusto Mabi? Giustissimo, l'ho capito dallo sguardo. Quindi approfitto della gag che stiamo facendo per invitarvi ovviamente come al solito a lasciare 5 stelle su Spotify o Apple Music o se ci state guardando su YouTube invece lasciare un likeino. Iscriverti al canale, siamo così vicini ai 100k, così i guanti del magista Vero. li daremo, insomma. Devo ritrovarli. Ce la faremo. No, ce li ho altri ce li ho. Esatto. E insomma, queste sono le mie premesse. Vado a leggervi quindi quello che sarà il menù di oggi. Parleremo di Inter in apertura, come giocherà l'Inter 2025-2026. Ci saranno un paio di temi, un paio di nomi nuovi. La prima rubrica, la borsa del mercato, come al solito vi chiederò 2 nomi di chi sale e chi scende, secondo il vostro gusto personale. Secondo argomento, Milan, come sta prendendo forma il Milan appunto di Allegri. Seconda rubrica, voce di corridoio, come al solito vi farò una lista delle voci di oggi, di questi giorni. Mi farete pollice in su, in base di nuovo al gusto personale. Scuola di guidi, un paio di giochini me li sono preparati, non guardare che poi uno è un quizzino per te. Va bene. E infine parleremo appunto della Premier, le spese pazze della Premier, quindi sempre calciomercato, ovviamente le top 6 in generale, ma non solo in realtà, Non solo, le big non 6 solo, anzi, infatti. stanno spendendo un sacco di soldi, comprando un sacco di giocatori, si stanno un po' rifacendo la faccia come fanno ogni estate praticamente. Troppi, anticipo. Troppi soldi? Troppi soldi. In troppi effetti soldi. qualcuno forse un po' Sì, sopravvalutato. esatto. E vabbè, ne parleremo in chiusura, quindi direi di buttarci subito dentro il primo argomento, quindi Inter, quindi mi rivolgo a Franci.
ovviamente, rubrichista Inter, e quindi ti chiedo, ovviamente il nome del giorno è Lookman. Se ci puoi dare un attimo una overview della situazione, e anche ti chiedo, è il giocatore giusto per l'Inter? Allora, la situazione è la seguente. Lookman, come è emerso, no, nei giorni scorsi, l'Inter ha presentato questa offerta da 40 milioni di euro, che ovviamente per le logiche dell'Atalanta non basta. C'è stata un'azione di disturbo del Napoli nei giorni scorsi, che ha offerto al giocatore un contratto più alto rispetto a quello dell'Inter, cioè 4,5 contro i 5 che sono stati proposti dal Napoli, ma lui comunque, lato entourage, non ne vuole sapere, vuole solo l'Inter, e soprattutto si appiglia a questa promessa che gli è stata fatta da Percassi, comunque, e dall'Atalanta in generale, cioè di partire per una cifra non esorbitante ma congrua con quello che potrebbe essere il valore del giocatore. Quindi ecco, si continuerà a trattare, perché l'obiettivo è Lookman, l'Inter vuole prendere lui, anche ovviamente per andare a cambiare modulo, che è il nodo principale, perché con Lookman devi andare a cambiare modulo, quindi probabilmente, se dovesse arrivare, il modulo sarà 2-1 più che 1-2. Francamente faccio fatica a vedere Lookman come trequartista dietro 2 punte, ma piuttosto con un'ala sinistra, un attaccante sul centro-sinistra, con Thuram a destra e Lautaro davanti. Quindi diciamo questo 2-1 già sperimentato da Chivu contro l'Urawa, con Zaleschi e Sebastiano Esposito su quella zona di campo lì. Ovviamente tutti e due sono stati sostituiti poi a fine primo tempo, quindi chiaramente è stato un esperimento a livello di uomini fallimentare, ma a livello di idea verrà rifatto. E secondo me è il giocatore in questo momento migliore per questo prezzo che può andare a prendere. Ha fatto 39 gol negli ultimi 3 anni in Serie A, 3 volte doppia cifra, nonostante partite non giocate per alcuni problemi, no? Ricorderemo il Paris Saint-Germain, insomma tutto quello che c'era stato a inizio campionato scorso. Quindi secondo me sarebbe un giocatore forte, un grande colpo dell'Inter, che tra l'altro ha già speso per Sucic, Luis Enrique e Bonni, si è tenuto Esposito, quindi andrebbe a completare un reparto a 5 punte per 3 competizioni. Quindi ti direi che secondo me sarebbe un colpo clamoroso per un giocatore del 97, quindi sarebbero i 3,97 Lautaro, Thuram e Lookman. Quindi secondo me, ecco, andresti a migliorare di gran lunga la rosa e l'attacco. Quindi ecco, è una trattativa che continuerà, ma sul livello del giocatore pochi dubbi, credo. Mi hai anche un po' anticipato la prossima domanda, ovvero come cambia l'Inter con Lookman? Mi hai detto quindi secondo te più le 2 punte, quindi un 3-4-2-1? Sì, più non lo vedo come trequartista, cioè 1-2 faccio più fatica, anche perché Lookman, insomma, se tu vedi i dati, vedi le statistiche, è un giocatore che parte da quella zona di campo, arriva in area, e avevamo fatto anche un video analizzando da un punto di vista numerico e statistico quelle che sono stati le sue caratteristiche principali. Su tutte, come caratteristica che va ad aggiungere a una rosa è quella del dribbling, ma non come valore del giocatore, perché magari Thuram, Lautaro, Dumfries non sappiano, tra virgolette, fare un dribbling, ma proprio per lo stile di gioco di Lookman, che è portato all'1 contro 1 molto più frequentemente rispetto, insomma, a quella che è stata per anni la struttura di Inzaghi, molto meno fluida da un punto di vista dell'1 contro 1, ma molto più presente da un punto di vista della gestione del gioco. Con Lookman andresti a valorizzare quella parte che di fatto è sempre mancata, perché nei primi 5 campionati, secondo me, ho visto che l'Inter è la seconda squadra con meno dribbling, in Serie A chiaramente è la squadra con meno dribbling in assoluto, quindi andresti a portare quel tipo di qualità che manca. Chi ci segue dall'inizio sa che Luigi Garlando dal primo episodio dell'Alterplay ha detto che l'ha detto che questo che manca all'Inter, manca uno che dribbla, salta l'uomo. Lo dicono anche i numeri. I numeri, sì. Per questo, cioè, l'idea di tenere Correa, adesso poi ma l'idea era quella, tenere un giocatore che sulla carta poteva fare quel tipo di lavoro, poi che non l'ha fatto perché ha avuto un'involuzione importante è un discorso, però comunque ecco, Correa era stato tenuto come quinta punta perché era l'unico giocatore che entrava dalla panchina, sulla carta è uno da dribbling, da 1 contro 1, superiorità numerica. Quindi adesso andresti ad avere il miglior acquisto possibile per quelle cifre e quei costi. In questo momento è Lookman, 45 milioni per Lookman, per i prezzi che ci sono, ecco, secondo me sarebbe un gran colpo per l'Inter. Sì. Però torno alla domanda, appunto, come cambia l'Inter. Abbiamo detto quindi davanti aggiungi un uomo, quindi se aggiungi un uomo ovviamente devi toglierne uno a centrocampo, no? L'Inter di Inzaghi sono anni, no? Questo è l'altro tema. Quindi come vedete, anzi... No,
Vabbè, largo l'argomento. segue Questo l'Inter, centrocampo. magari sa già sì. qualcosa in più. Cioè, vabbè. No, è legato anche qui a Çalhanoğlu, su cui adesso ha bussato il Fenerbahce. Devo fare un appunto su Çalhanoğlu, perché vai. su Twitter spesso avevo fatto un pezzo su quando Çalhanoğlu sostanzialmente fa casino quando deve andare via. Ok. Ed ero stato attaccato dicendo no, perché qua? Ma è una cosa oggettivamente vera. Cioè Sei stato Çalhanoğlu... attaccato? Sì, perché dicevano insomma articoli mirati, ma Çalhanoğlu è un giocatore che quando è andato via ha sempre fatto casino. Ok. Ad Amburgo non lo possono vedere Çalhanoğlu, perché aveva detto io rinnovo, io resto una bandiera, io resto qui, divento una bandiera. Poi ha detto io voglio andare al Bayer Leverkusen, quindi non vengo in ritiro, presento il certificato. Al Milan comunque ha fatto bene o male, non dico lo stesso tipo di casino, ma anche lì ha avuto problemi con i tifosi, eccetera. Cioè Çalhanoğlu è un giocatore che quando va via fa casino. Quindi adesso è chiaro che poi la dirigenza dell'Inter dice che non ha mai chiesto di essere ceduto, e sicuramente è vero, però poi quando emerge tifoso del Galatasaray, bussa il Fenerbahce e apri e comunque tendi le orecchie al Fenerbahce, insomma non è che è la storia che lo Da dice. Milano a Inter, quindi, Cioè, insomma, quindi può passare. sì, esatto. poi detto questo, comunque le soluzioni è chiaro che Barella non si tocca, che comunque Barella resta dov'è, però ci sono varie soluzioni, perché Çalhanoğlu magari è più da 3 che da 2, poi c'è Sušić a cui va trovato una collocazione per capire il tipo di giocatore, c'è Frattesi che ve lo vedo francamente più nei A 2 2. davanti, a 2 meno, c'è Zilinski che anche lui comunque è un giocatore forse da 2, quindi Si è dimenticato quello che usava più Inzaghi. Mkhitaryan, no, Mkhitaryan. certamente, anche Mkhitaryan. Era sì, sì, l'insostituibile sì. di Inzaghi. L'insostituibile. Con questo nuovo modulo, secondo me, farebbe sì, un po' fatica. anche perché lui. Nei due, Nei cioè, due fa più addirittura fatica. partiva in Premier League, ma anche al Dortmund, allo Shakhtar l'abbiamo visto addirittura da falso 9 all'inizio carriera, se ti ricordi, da 10, poi da falso 9, poi è diventato un interno sia a Roma che poi all'Inter con Inzaghi, un interno di assoluta affidabilità. Però nei due effettivamente in un 3-4-2-1 fare già un po' più fatica. Quindi Anche se perché va gli via anni avanzano. Çalhanoğlu cambia Cambia lo tutto, scenario, sì. e comunque è un ruolo dove comunque l'Inter numericamente ne ha, perché c'è Sušić che è stato preso già 6 mesi fa per una cifra anche contenuta, e in Croazia insomma colleghi o persone che vedono, tutti quanti stravedono e dicono che può essere veramente il futuro, però ecco sì, è un problema che andrà analizzato. Ti piace quindi Paolo questa nuova Inter che sta andando a formarsi? Ma è più interessante, nel senso che cambia tanto in maniera piuttosto netta rispetto agli anni di Inzaghi, io non sono di quelli che Inzaghi all'improvviso è diventato il colpevole di Giusto. tutto, anche se il giudizio su di lui è complesso, nel senso che non ho ben capito se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, però se c'era una caratteristica dell'Inter di Inzaghi era la monoliticità del suo approccio tattico, il modulo era sempre quello. Adesso è un tecnico tutto da scoprire, Chivu, che però fa del suo credo tattico anche una certa elasticità, cambia rispetto agli anni di Inzaghi, probabilmente cambierà anche nel corso della stagione, a seconda anche di come finirà il mercato, quindi sicuramente un Inter che incuriosisce, che la seguiremo con un certo interesse e curiosità. Franci, tu tra l'altro sei anche andato a vedere Leoni ieri. Sì, ieri per la prima del Parma, tra l'altro mi sì. aveva colpito che alle 9:30 di mattina di domenica c'erano 3.000 persone, Ok. anche gli ultra. Tifosi di Parma, ok. Sì, Vabbè, la prima partita della stagione è sempre Sì, bella. però Allora, la- ma- 20. non a Parma poi, no? A Parma, sì, sì, Hanno al giocato a Tardini Parma? proprio. Ah, Sì, non sì, erano sì. via loro? No. No, sono andati via dopo la dopo la partita, sono partita. andati in Austria. Beh, Leone, vabbè, il test di ieri chiaramente è chiaro, il primo ovviamente non c'è molto da dire, però mi ha colpito una frase di un giocatore del Parma, insomma, che mi ha detto: questo ragazzo qua non lo scalfisce niente, cioè lui Ok. prende e marca, lui prende, mi ha detto prende, va e marca, cioè che è una frase comunque. Chi te l'ha detto non No, lo non lo diciamo. posso dire, però comunque Lo diremo a 100.000 iscritti. è questo, cioè è un giocatore che 18 anni, 19 a dicembre, non lo scalfisce niente, comunque continua, si allena, e secondo me vale i soldi che vogliono. Dici? Il Parma non ha necessità di vendere Leoni, ma se arriva un'offerta che dicono loro, cioè almeno 40 milioni, allora si parla e si discute. E quindi Non sono l'Inter... pochi comunque per un- No, assolutamente no, per un 18enne, anzi... Secondo voi vale il valore giusto? Ma io stravedo per lui, devo dire la verità. Allora, se tu vuoi fare un discorso razionale, oggettivo, mi sembra abbia giocato 17 partite
17 partite. 17 partite sono poche in Serie A, ne ha giocate qualcuna in B con la tua Samp, Ok. dove tra l'altro Pirlo ne parlava benissimo. Sì. Per me è veramente forte. Per me, però, sai, è comunque una scommessa. Stai parlando di un 18enne con solo 17 presenze in Serie A, tra l'altro ha avuto un piccolo infortunio anche nel finale di stagione. Li vale. Per me, Marco, sì, razionalmente è un rischio. Perché comunque è un ragazzo che ha giocato veramente poco. Anche se contro avversari forti, mi viene in mente Parma-Napoli contro Lukaku, per dire, ha dimostrato anche fisicamente di essere già pronto. Sì, Cioè, già pronto fisicamente per quel livello lì. No, fisicamente Sì. Alto 1,90 m. Vabbè, ma anche di attenzione, di concentrazione, di cattiveria, perché comunque quando hai contro un giocatore anche esperto come Lukaku e veramente non gli fai vedere palla per 90 minuti, vuol dire che insomma anche a livello Qualcosa mentale c'è. ci sei. Sì. È bello vedere una big italiana che investe tanto su un 18enne. Noi accusiamo sempre, critichiamo i club italiani perché non hanno il coraggio di farlo. È chiaro che è un rischio. Bisogna vedere se il Parma dice sì, però. Sì, Il Parma, no, al certo. momento il Parma, quello che so io, dice no. Diciamo sulla carta Vuole c'è tenerlo. una big che è Vuole disposta a rischiare per un 18enne, è una cosa bella, Sì. insomma, cioè è positiva, è una svolta positiva. Anche perché c'è il rischio che se dovesse restare al Parma, fare un'ottima stagione, magari il prossimo anno va al Sì, Liverpool alla per Calafiori. 100 milioni. Alla Calafiori dice, no? Esatto, Stava sì. destinato alla Juve, ha fatto talmente bene che alla fine è arrivato l'Arsenal con... Sì. Esatto, quindi bisogna puntare a questi potrebbero giocatori fare che fanno bene, ma non troppo bene. come Bastoni, cioè l'Inter comprò Bastoni, 31 milioni, lo lascia lì un altro anno e lo fa questa può pagare. essere la formula che Forse convince questa è una il Parma. formula buona. Perché qualora l'Inter dovesse comprare Leoni e tenerlo, insomma, lo vedete come, non dico un titolare inamovibile perché ha 18 anni, però potrebbe già essere al centro del progetto con Kivu, potrebbe già partire le prime partite di campionato come centrale Secondo di difesa. me Anche no, perché- no, perché comunque ci sono De Vrij, Acerbi, quindi io lo vedo più come quel tipo di ruolo, non come braccetto di destra. A sinistra ovviamente no, però più Sì, come sono centrale puro. E lì Sì, ci sono De Vrij, Acerbi, di là ci sono Pavard e Bissek. Secondo me no, però ecco, forse la soluzione che può convincere il Parma è quello... quella lì. proprio perché l'Inter numericamente sull'anno in corso può permettersi di dire ti prendo e ti lascio lì, perché Acerbi e De Vrij hanno una certa età, però sai, alternandosi un'altra stagione la possono reggere in quel ruolo e poi dopo a quel punto sì, far entrare Leoni con uno solo dei due, probabilmente De Vrij a quel punto, non lo so. E forse rispetto alle altre società, per esempio il Milan che era molto interessato a Leoni, la Juventus stessa, ha meno fretta, Sì. quindi può offrire questa soluzione al Parma, magari le altre due squadre un innesto come quello di Leoni servirebbe da subito per rinforzare la squadra, la rosa, e quindi l'Inter ha questo vantaggio, oltre magari al fatto di poter mettere più soldi nell'immediato. Per chiudere l'argomento Inter, Franci, secondo te, tornando a Lookman, può essere considerato uno dei migliori africani nella storia della Serie A? No. Ecco. Allora, dipende da... Allora, una risposta breve perché sai cosa sta per succedere. Diciamo tra i primi 10 sì, dai, tra Eh. i primi 10 sì. Lo vogliamo Tra i paragonare? primi 3 o 5 no. Lo vogliamo paragonare ad altri africani della storia? Tra l'altro ti faccio uno dei nostri bellissimi giochini. Quindi, A Francesco. a Francesco. Vai. Poi ovviamente se non siete d'accordo potete intervenire. Quindi vabbè, solito formato, te ne Vai. dico due nomi, chi vince regna. Lookman o Keita Balde? Che Lookman. ricordiamo Keita, Terzo miglior marcatore africano in Serie A. Esatto. Senegal. Vabbè. Ha fatto le giovanili Vabbè. della Lazio. No, vabbè, però Arriva. Lookman più forte. Lookman C'è o, una tripletta in finale di Europa League che pesa sul giudizio. Lookman o Kessie? Lookman. Lookman o Oba Martins? Lookman. Lookman o Seydou Keita? È il professore Lookman, dai, no? Lookman. Lookman o Montari? Lookman. Lookman o Gervinho? Gervinho, secondo me. Sì? Sì. Siamo lì. Siamo lì, però Gervinho il problema è che magari aveva qualche altro interesse. Vabbè, insomma. Gervinho o Hakimi? Un ruolo In diverso. Serie A. In Serie A. Beh, Hakimi, dai, come valore. Hakimi. Hakimi o Koulibaly? Ma Koulibaly con la C è quello della Salernitana, però. No, ma io non... Dove l'hai Mamadou. vista? Dove l'hai vista la C? È qua. Ma qua. no, io non la vedo. Broglione. Hakimi o Koulibaly? No, Koulibaly. Ok, Koulibaly o Quello Boateng? Hakimi, te lo dico. Boateng. Ora iniziano i nomoni. Boateng o George Weah? Weah. Dai. Vabbè, giustamente. Weah o Osimhen? Weah. Weah o Samuel Eto'o? Eto'o, il più forte africano. Senza neanche secondo me, pensarci? di tutti. Fatto siamo differenza due ovunque. campioni. Cioè, Weah, però, secondo me, Due perché campioni. Salah ha detto, beh, io sono il più grande africano della storia.
Secondo me no. Secondo me sì. Secondo me Eto'o è sopra Salah. Vabbè, allora l'ultimo appunto Eto'o Salah, quindi No, Eto'o. Vabbè, Anche sì. se... Quando parli di campionissimi si va anche a gusti, cioè per Sì, dirti, a gusti, è vuol vero. dire anche Drogba, per dirti Secondo- che non No, fa certo, impazzire. Drogba. Secondo per me carità. Eto'o il più forte in Italia. in Serie A, Salah ok. il, beh. il più Vabbè, Se Salah forte. chiudi il Salah della Roma alla Fiorentina, ok, ci Sì. può stare. È stato più forte fuori. Sono d'accordo. Passiamo quindi alla borsa del mercato. Chi è che ha fatto i compiti a casa? Nessuno. No, tu sì, Io. di solito sì. Io l'ho fatto, Allora io. iniziamo. Io? Tu iniziamo da te? Iniziamo da Dimmi me. due nomi, chi sale e chi scende. Allora, chi scende, ti dico, purtroppo è stato sfortunato Ndoye. Ti spiego perché ieri si è Ok. fatto male. Bisogna capire l'entità dell'infortunio. Si è fatto male in questa amichevole del Bologna con la Virtus Verona. Tra l'altro, Ndoye, nome forte per il Napoli, però con questo infortunio tutto da vedere. E non solo il Napoli, che come ha detto Francesco, si è inserito anche per Lookman, ha già preso Noah Lang. Ecco, se l'infortunio Ndoye dovesse essere un'entità preoccupante, può anche essere che il Napoli decida no, allora no, non adesso, lo prendiamo magari in futuro, eccetera, e quindi vedersi catapultato fuori dal mercato, quando Ndoye dopo l'ultima stagione ha fatto molto bene a Bologna, ha fatto anche il gol decisivo in Coppa Italia al finale contro il Milan, ha dato questo trofeo importantissimo alla città di Bologna, però questo infortunio rischia di frenare anche le sue ambizioni di poter fare il salto in una big. E invece nel top, Chi non sale? perché mi faccia impazzire in sé, però abbiamo avuto una notizia fresca ieri del fatto che il Liverpool non lo porterà nella tournée in Oriente, perciò Federico Chiesa diventa sì. per forza, se già lo avevamo intuito che un po' lui volesse magari tornare in Italia, un po' nei piani di Slot non è una prima scelta, forse neanche una seconda, non è mai forse neanche stato. una terza, e quindi il fatto che non vada neanche in tournée mi sembra la certificazione che il nome di Federico Chiesa da qua al 31 agosto sarà sicuramente sulla bocca degli operatori di mercato. Dove lo vedresti bene, velocemente? Ma Italia. sinceramente, secondo me sarà il piano B, possibilmente in prestito, anche se al momento il Liverpool non apre al prestito, il piano B di diverse squadre che cercano quel tipo di gioco. Faccio un esempio, l'Inter, Lookman, abbiamo parlato di Lookman, mettiamo veramente che l'Atalanta non faccia muro e non dia Lookman sotto i 50 milioni e l'Inter non voglia spendere quei 50 e quindi non si faccia l'affare. A quel punto l'Inter magari un tipo di giocatore più di fascia, che salti l'uomo, lo ricercherebbe e se c'è la possibilità di portare il 25 d'agosto Chiesa in prestito, per dirti, magari lo puoi anche fare. Ma stessa cosa per dirti, adesso il Milan con Leao, essendo rimasto Leao, non credo abbia questa esigenza, però non si sa mai. Diventa l'occasione un po' per il Napoli stesso, dopo sì, che noi... sì. Diventa la Roma, per dirti che sugli esterni qualcosa può fare. Diventa un'occasione per tante squadre. Paolo, sei pronto? No, non Hai sono bisogno di pronto, tempo, non ho fatto i perfetto. compiti, ma sparo due nomi dai. comunque. No, volevo fare una riflessione dimmi. su Chiesa, che anche a me non fa impazzire come giocatore, come a Marco, però è incredibile come non abbia trovato minuti al Liverpool. È veramente pazzesco. Però l'ha spiegato anche lui in un'intervista con Filippo Cornacchi e Fabiano Della Valle. È vero, però è comunque incredibile, Sì, è perché impressionante. è una squadra che gioca tutte le competizioni, cioè non lo faceva giocare neanche in Coppa di Lega. Lui è Però arrivato... alla fine quando... Sì, solo verso la quando fine entrò in finale, per esempio... per fare le presenze, Esatto, per sì. averla. C'è anche gol contro il però dico, Newcastle. in finale, esatto, in finale Il di finale che Carabao abbiamo Cup. vinto noi contro il Liverpool. Noi, vabbè, insomma. Noi del Newcastle, però fece gol. No, però Chiesa l'aveva spiegato in quell'intervista, diceva io sono arrivato tardi e, sì, per la e i miei preparazione. compagni andavano a 2000. esatto. No, Sì, no, però 2000 più che incredibile, forse ho usato l'aggettivo sbagliato, è emblematico. Emblematico. Cioè ti fa capire la differenza che c'è con la Premier League, e se tu arrivi, come dice Marco, anche in ritardo di preparazione, è finita. È un abisso. Stagione da È buttare veramente via. un abisso, perché adesso a noi Marco può anche non piacere, però No, vabbè, è un buon giocatore. Cioè, senta, no, è tutto relativo. non è che insomma. non mi piace No, il senso certo. lato, ho detto, cioè, Sì, non sì, è che sì, il non top, è il top, intendevo, esatto. non era il top, Però cavolo, è un giocatore titolare. Ha fatto la differenza all'europeo. L'europeo che abbiamo vinto, Chiesa è stato uno dei migliori. Io cavolo, forse il migliore, cioè. sì. Quindi è emblematica Sì, questa emblematico. cosa. Fatta questa riflessione, che l'ho fatta per prendere tempo, Bravo. allora per me il top è Stupinian. Se arriva al Milan è un gran giocatore, l'ha dimostrato al Brighton: fisico, corsa, tecnica, forse capacità difensive non proprio top, però è un ottimo sostituto di Theo Hernandez con un carattere migliore. E il flop temo sia Ferguson, perché ancora prima di arrivare già lo boccio, è arrivato, è risbarcato ieri. Sì, esatto, è arrivato Vabbè, ieri, ci mi sta. rinfaccerete questa cosa, ma si rischia un po', e obiettivamente, a parte l'anno top con De Zerbi, poi dopo
complici gli infortuni, per carità, ma Certo. non si è più ripetuta, ha segnato poco, non mi sembra un giocatore anche poi come caratteristiche che in Italia possa fare bene. Vedremo. 35, prendetelo al fantacalcio. Esatto. Prendetelo al fantacalcio, scommettete, dopo aver detto questo sarà il capocannoniere della Esatto, Serie A. esattamente. Franci, chi sale, chi scende? Ti dico, uno che mi piacerebbe vedere in Serie A di cui si sta parlando è Giovanni Reina, Ok. che è cercato dal Parma, e in quel tipo di Parma che è insomma, io credo che strutturerà la squadra su questo 4-2-3-1, lui potrebbe giocare sia come esterno che come trequartista. È un giocatore che negli ultimi anni ha avuto molti problemi fisici, anche in nazionale c'è stato qualche problema relativo insomma al CT che l'aveva escluso, lui figlio di Claudio Reina, CT, ex CT degli Stati Uniti. Secondo me è un giocatore molto forte, con grande talento, 2002 del Borussia Dortmund, che in questo Parma, dove insomma c'è molta curiosità perché questo è l'allenatore più giovane, farà 30 anni a fine mese, quindi secondo me è uno che potrebbe fare molto bene. Uno che secondo me può scendere è Højlund, che alla fine viene sballottato un po' tra diverse squadre. L'Inter gli è stato preferito Bonni, anche il Milan se ne era parlato, il Napoli se ne è parlato ancora quando insomma c'erano difficoltà o qualcosa per Lucca, ed è un giocatore che alla fine secondo me paga l'eccessiva valutazione che fu fatta all'epoca, cioè 70 milioni di euro dopo una stagione con l'Atalanta buona ma non ottima, non eccezionale, e che comunque negli ultimi 2 anni con il Manchester United non ha fatto la differenza vera, o comunque ha segnato veramente poco rispetto alla cifra eccetera. Chiunque in questo momento va al Manchester United rischia di infilarsi in un buco nero da cui è difficilissimo, difficilissimo uscire. Vedi Zirkzee, anche lui. L'unico buono che avevano è stato venduto e il Napoli ha vinto uno scudetto. Una scelta. L'unico buono l'unico Bruno no. Fernandes, Però uno dei no, 5-4 migliori degli ultimi sì. 6 anni. Bruno Fernandes è un fenomeno. Però ecco, è incredibilmente svenduto, neanche venduto. Quindi ti dico Højlund, che è un futuro incerto e magari è un'operazione da prestito con diritto di riscatto in qualche club d'Europa o anche in Premier. Ma lì è stata la tempesta perfetta, il giocatore che lascia l'Atalanta, che di solito non va bene da nessuna parte, che va al Manchester United, sì, è vero. Tutti male, poteva che finire così. È vero, hai ragione, era abbastanza prevedibile. A proposito, avete sentito questa come parla italiano? Sì, Italiano è vero. Sì, ma tra l'altro la cosa l'ho strana, sentito ieri. anche Arteta, che non è mai stato in Parla Italia, italiano, no, sì. parla italiano benissimo. Sì. Lì c'è un mistero, si vede che nello la staff conferenza Inter-Arsenal, questa cosa qua, mi sembra gli ho fatta io la domanda. parla italiano benissimo. Ma perché parli italiano? Lui dice no, perché comunque io amo studiare le lingue. Io pensavo magari dicesse, non so, qualcosa di originale. Dice no, io amo studiare le lingue. Allora, Anche il suo staff, anche questa che era nel suo staff, 29 anni, quindi molto giovane, parla così bene italiano, è strano, non essendo mai stato in Italia prima, no? Sì, l'ho notato Quando ieri. possa averlo studiato, parlarlo così bene, perché se parla veramente bene. Insomma, complimenti. Infatti. Tu non parli altre lingue? Io sì. Inglese parli bene? Inglese, spagnolo, portoghese. Giustamente i tornei portoghese. Devo farlo, portoghese. Ha delle difficoltà con l'italiano. Ecco, dici. Parlo italiano? Io parlo italiano. È regolare come battuto. Torniamo alla calma e Ne pensi? Beh, una battuta storica del cinema italiano. dei GOT. Se avete capito, scrivete nei commenti. Vediamo chi indovina. Hai menzionato Stupignan, quindi parliamo un pochino di Milan. Marco, ci vuoi fare un pochino una... Beh sì, il Milan, diciamo che da quando sono partito io, cioè il 2 luglio, cioè, a oggi, è vero, sei appena non è arrivato tornato nessuno. da vacanza. No, però ha questa esigenza sugli esterni in difesa che è ovvia, cioè, lo dice anche la stessa società, che devono comprare qualcuno, e Stupignan è il nome forte a sinistra. E devo dire, secondo me, è anche un bel nome, l'ha detto giustamente Paolo, un giocatore che per caratteristiche, per abitudine a certi ritmi, cioè quelli della Premier, come ha fatto al Brighton, secondo me può avere un impatto, arrivasse in Serie A, c'è ancora un minimo di distanza col Brighton, però è Stupignan è di un agente, Jorge Mendes, anzi Jorge Mendes, visto che abbiamo parlato portoghese, Jorge Mendes che sa insomma portare avanti gli affari, quindi se veramente il ragazzo, e pare che sia così, vuole il Milan, io credo che alla fine Mendes possa dare una grossa mano e che il Brighton dalla iniziale valutazione di 23 milioni più o meno possa abbassarsi un po', venire un po' incontro al Milan. C'è più dubbio a destra, nel senso che a destra tu hai segnato il nome di Pubil, perché io controllo cosa scrivi. Ma perché mi guardi sempre live? Controllo, però in realtà su Pubil
per quanto il Milan abbia fatto queste visite mediche esplorative, anche perché Pubillan, se ricordiamo, aveva sostenuto le visite con l'Atalanta prima che l'affare andasse a monte, il ragazzo dice non perché avesse problemi fisici in realtà, ma per altri motivi, però un po' di dubbio c'era sulle condizioni fisiche. Le visite in realtà non sono andate male, cioè hanno evidenziato il ragazzo comunque ha giocato tante partite quest'anno all'Almeria, anche se in Serie B spagnola, però non è secondo me la prima scelta, cioè il Milan la prima scelta rimane Doué, che è difficile da raggiungere, che lo Strasburgo chiede molto più di quanto il Milan al momento sembra disposto a mettere, però il Milan prima di andare con decisione su Bubil secondo me ritenterà ancora la strada di Doué. Quindi su terzini la situazione è questa, e poi c'è chiaramente il grande obiettivo di centrocampo che rimane Yashari, che però ha una situazione veramente complicata e complessa, perché ieri il Bruges ha vinto, andiamo in onda oggi, no? Lunedì. Sì. Quindi ieri il Bruges ha vinto la Supercoppa di Belgio, Yashari però non era neanche in panchina, l'allenatore e i compagni hanno detto domani torna cioè oggi tornerà ad allenarsi con noi, eccetera, però il giocatore, la gente è ancora a Milano oggi e il giocatore vuole il Milan e continua questo braccio di ferro, Milan che però è fermo a quell'offerta e non intende alzarla, perciò è davvero un impasse. I giorni passano, esatto. Infatti i giorni passano, è vero che siamo ancora a metà luglio, verso la fine, però io credo che se il Milan non dovesse alzare l'offerta, e pare che la sensazione, cioè la volontà del Milan è proprio quella di non alzarla, il Bruges anche solo per una questione di principio difficilmente dirà sì. Cioè, questa è la mia, quindi un minimo sforzo in più va fatto. Sebbene non è mai facile trattare col Bruges, No, l'ho visto con De Ketelare. Ma Mannaert è ancora il DS? No, non c'è più, lavora in nazionale. Chi è il DS del Bruges? Si chiama, sono due, aspetta te lo do non vado su internet perché lo conosco, WhatsApp, su WhatsApp confermo, intanto chat strane. Il Mannaert lavora con il Belgio. David Rigaud. David Rigaud. Guarda, l'ho mandato a ballare a Milano. Ti giuro, lui, non dire il nome al posto, l'hai già detto. Vabbè, quando è venuto a Milano, lui insieme alla non era da solo, era con il suo collaboratore, cercava un posto per andare a bere. E allora a un certo punto gliel'ho consigliato io. L'ho consigliato io. Ma sei andati insieme? No, non sono andato io, partivo il giorno dopo. Però l'ho mandato in un locale dove c'è un amico. Vabbè, lasciamo stare. Pensi, Paolo? Io sono anziano ormai, queste cose. Non è che l'ho mandato a un rave party, cioè l'ho mandato a un locale. Un locale normale, carino. Sì. Vabbè, questa allora è la situazione Yashari. Su Estupiñán invece tu hai già anticipato, hai detto che è un sostituto perfetto di Teo, perché ha anche caratteristiche simili? Per certi versi sì, caratteriali no. Ok. Quindi questo è già un vantaggio pro Estupiñán. Ma sì, tendenzialmente sono abbastanza simili, cioè terzini più io li chiamo ancora terzini, sono anziano, quindi li chiamo ancora terzini più d'attacco, più di spinta, sì. Più di spinta, che insomma che in coppia con Leao può formare Estupiñán, può formare una bellissima coppia come era quella di Teo e Leao. Quindi insomma mi sembra un ottimo, se arriva, mi sembra un ottimo acquisto per il parlando proprio di tattica, secondo me l'arrivo di Yashari insieme a quello di Estupiñán sarebbe l'ideale, perché tu formi a sinistra una fascia con Estupiñán e Leao, che sono giocatori molto offensivi e che magari difensivamente qualcosina lasciano, però Yashari, rispetto a magari a giocare con Modric mezzala o Ricci spostato mezzala, i giocatori più leggeri, Modric anche per una questione di età, insomma non è che avresti una copertura con Yashari, che è un giocatore veramente da due fasi, perché anche difensivamente parlando è veramente uno tosto. Sistemeresti alla grande la fascia sinistra, secondo me. Sì. E il problema, ripeto, è soprattutto su Yashari più che su Estupiñán al momento. Estupiñán addirittura è un giocatore che il Milan conta di avere per la tournée, cioè conta di portare a brevissimo in Asia. Quello che piace agli allenatori, no? Avere i giocatori presto, portarli in tournée, fare tutta la preparazione. Agli allenatori piacerebbe un mercato che dura poco. Se arrivare a fine agosto sarebbe un po'. No, ma quello è il tema, insomma, il mercato dura poco e non avere magari dopo Milan-Bari o dopo la prima giornata di campionato. Sì. Certo. Averli subito adesso, vai in tournée. È il sogno di tutti gli allenatori. Infatti il Napoli sta facendo un ottimo lavoro anche il Napoli non solo per i nomi, ma anche per il tempismo. Li ha portati tutti lì. No, è vero. Va detto anche che purtroppo, soprattutto in ruoli d'attacco dove i prezzi aumentano, molte società sono costrette ad aspettare. Ma il Milan stesso, che un attaccante per me lo farà, ma lo farà a tardo agosto. Anche per una questione di opportunità, perché adesso come adesso non riusciresti a prendere quello che ti serve.
Passiamo alle voci di corridoio. Vi faccio, non so se avete mai visto questa rubrica, è abbastanza nuova in realtà, vi faccio un elenco di tutte le voci di questi giorni e voi mi fate un pollice su, pollice in giù. Se volete fare un commentino veloce lo potete fare, quindi fermatevi, altrimenti fate semplicemente un pollice su o pollice giù. Siete Tipo pronti? gladiatore nell'arena. Bravo, sì, esatto, esattamente. Sono tutte voci, la prima non lo è, in realtà abbastanza già ufficiale, però volevo un vostro commento. Ferguson-Roma. Solo perché lui ha detto giù, faccio su al Io volo. dico giù. Giù? Ma io dico su per l'età e per la possibilità di investimento. Ok, tutte le altre invece non sono ancora ufficiali. Rashford-Barcellona, vi piace? A me piace Rashford, ma Barcellona no. Dai, su. Su? La magista per Rashford adesso. sì, ma sì. Barcellona no. E Stupiniano-Milan, quindi abbiamo detto tutti su. Va bene. Sancho-Juve? Ah, pensavo che giocatore Per tattico. me non viene. No, dai, giù. No, il Anch'io. pollice non è se viene o non No, esatto, viene, bravo. ma è... Hai già per il capito, giocatore? prima presenza Ah, no, hai già ok, capito tutto. Anche per il giocatore. Ok. No, è è un po' una scommessa, però secondo me io pollice su. Cutrone-Genoa. Ma al Genoa di solito gli le punte Italiane, le poi, punte italiane vengono valorizzate. Gilardino, quindi sì. Borriello. Foloruncio al Cagliari. Sì. Sì, sì, secondo me è sopra livello per i Cagliari, quindi sì. Morata al Como. Sì per Fabregas. Dai, sì. Perché il sì. Sì. Come no? No, aspetta, spiego. Eh. Squadra con meno pressioni, un Morata così Sì, vabbè. può ritagliarsi un ruolo importante e rendere bene con un allenatore come Fabregas. Sì, sì, No, sì, no, sì. non volevo Sì. amici comaschi, non volevo sminuire. Assolutamente. Che sì alla Fiorentina. È un grande sì. Un grande sì? Tutti sì, praticamente. Ghilardi alla Roma. Grande europeo del 21. Esatto, è molto forte. Vero, sono In d'accordo. una stagione difensivamente disastrosa, che è stata quella del Verona, secondo me lui è stato il migliore. E l'altro era Coppola che l'hanno venduto. Sì. Brighton. Chiudo allora con la neopromossa, Simeone al Pisa. Solo perché ricalca le orme Dai, del ci padre, sta. sì. Sì, esatto. Infatti. Dici, Dici ci no, sta, non Maia, ti piace grande Paolo? no. Non mi piace. Dici che al Pisa non può essere, neanche al Vediamo, Pisa può essere la sua vediamo. dimensione? No, secondo me no, però vediamo, magari sbaglio. Anzi, sicuramente No, sbaglio. no, sicuramente non c'è niente di sicuro nella vita. Queste erano le voci di mercato odierne. Insomma, mi avete dato i vostri pareri. Adesso, prima di parlare un po' di Premier, così Paolo è contento, vedo che Frame è vicino a me. Ho un piccolo quiz per te. Vai. Che sei tornato dalle vacanze. In realtà, vabbè, per tutti. Lo allargo, però, insomma, più per te. Però se facciamo brutta figura si taglia. Considera No, che no, non si taglia nulla. sono stato ad Amsterdam, quindi un po' di neuroni li ho persi. Ecco, ma non eri andato a vedere i quadri? Anche, ma cosa vuol dire? Cioè, no, scusami, vabbè. non è che le giornate durano 24 ore, io Questo dormo è vero. poco. Tu dormi quindi poco? Molto poco. Va bene. Se io ti chiedo, mi devi dire tutti i capocannonieri della Serie A anno per anno, partendo dalla scorsa stagione, indietro finché li conoscete. Questo è Avete bello. 3 errori a disposizione. Tutti insieme. No, io non Sì. Vabbè, sono anziano e non ho memoria. Reteghi, Reteghi, Vabbè, 2025, Reteghi, Reteghi, ok. 2024, Lautaro. Lautaro. 23, Osimhen. non si guarda, Sì, facile. 22, 21-22, capocannoniere. Aspetta, Io mi ricordo nell'84 Platini. Sì, infatti io mi ricordo più quelli vecchi, devo dirti la verità. ci arriviamo, Sì, siamo sì, fatti sì. errori e arriviamo a 84. Sì, secondo me sì. Può essere immobile. Immobile. Sì. Ma scusami, il tuo idolo. Lo so, vabbè. ce ne sta... 21, 20-21. Lukaku. No. No, non Potrebbe fece essere. capocannoniere. Non fece capocannoniere. Secondo me Lukaku non fece. primo errore. No, Non vabbè, fece era capocannoniere. Ma no, ma scusa, ma Oh, tacciamolo. abbiamo messo così. Dovete essere d'accordo. 20-21, secondo me. Non mi ricordo se ancora Immobile. o no. No. Immobile fa 19-20. Infatti, 19-20 è Immobile, perché fa 30, fa Sì, record, 36 no? gol. 36. Sta per schedere il timer. Vedo 20, il primo errore ufficiale. 20, Aspetta, 20, Abbiamo poco tempo, basta. Tempo scaduto. Chi è? Ronaldo. Ah, Cristiano. vero. Primo errore. Vabbè. 19-20. È Immobile. Immobile. 18-19. 18-19. Allora, No, 18 Ronaldo. No, non fece No, capo, no. fece 20 gol, non fece capocannoniere. 18-19 era il primo anno di Ronaldo. Ah, 18-19. No, scusa, no. Icardi no, perché No, sta era fuori. prima. E infatti Icardi sta Immobile fuori. 17-18. Icardi sta fuori, allora 18-19. Dzeko potrebbe essere. Sta per Vince schedere il timer. Pallone che entra nel pallone d'oro. No. Forse sai che Risposta forse definitiva? Dai, Dzeko. Dzeko. Secondo errore. Chi è? Fabio Quagliarella. Ma io mi ricordavo Quagliarella, pensavo l'anno prima. Grazie. Guarda te. 17-18. 17. Icardi 29. Icardi è Immobile. e Icardi Immobile, Immobile. 29. Bravi. tutti e due. 16-17. Forse Avete questo ancora un errore di potrebbe disposizione. essere Dzeko questo. Dzeko, Dzeko, bravo. sì, infatti. 15-16. Facile questo. Allora, 14-15 è Immobile Sì. a Torino.
No, 15-16. Immobile è 13-14. A Torino, scusami, sì, 13-14. 15-16. 15-16 facile. 15-16 è facile. Tantissimi gol. Tevez, no. No. Higuain. Higuain, 36. Higuain. 14-15, 2 a pari merito. Toni Bravo. Toni, è vero. e... Non è Tevez, era Icardi. sotto. Icardi, bravo. Perché Tevez era sotto di 1. 13-14, Immobile. Immobile a Torino. 12-13, iniziano ad essere un po' più difficili. Aspetta, 12-13. Allora c'era Cavani, però non credo. Cavani. Cavani. Sì. 11-12. Totò? 11-12. Di Natale ne fa 3. 11. Fa 9-10. No, aspetta, 10-11. 11-12 Milito. No, No. Eto'o 26. O Milito o Eto'o, uno dei due. No. No. 26. Ibra. Ibra. 29 al Milan. 32, no, 29 al Milan. 29. 28. Poi c'è 2010-2011. Vedi Natale. Ah, lì è che Di Natale. E- Bravo. e anche bravo. 9-10. Milito 10 secondo. di Natale, bravo. 2008-2009. Siete Non è arrivati di abbastanza Natale, in vero, basso, no. dai. No, 8-9, aspetta, 8-9, te lo dico adesso. Aspetta un secondo. Potrebbe essere Bilito che poi va lì. A Genoa, ma un capocannoniere secondo me no. Fa 24 gol. Ma secondo me non è capocannoniere però. No. 8-9 è... Dice no. 5 secondi e poi finisce il gioco. Non lo ricordavo. Ufficialmente. Basta. 7-8 me lo ricordo. Ibra, 26 Ibra. gol. Ah, infatti, vabbè, Intersiero anche allo Siete stadio. arrivati E fino al 7-8? 2008. 7-8 del Piero e Trezeguet. Piero Bravo, Trezeguet. del 21 al 20. Sì, infatti. 2007? Beh, no, basta. No, gioco è 6-7, finito, dai. 6-7 Totti. Totti. Sì. 5-6 Toni. Toni, esatto. Toni, sì. 4-5. Iconico questo. Iconico. 4-5. Sì. Squadra medio-bassa. Insomma. Borriello. Ah no, è Cristiano Lucarelli. Cristiano Lucarelli. Borriello. E vabbè, basta, siete stati bravi. 3-4 Shevchenko. Shevchenko, bravo. 2002-3. 2002-3. Adesso te lo dico, aspetta che lo so. 2002-3. 5 secondi, avevamo Non poco è tempo. Trezeguet, no. Italiano? Infatti, italiano. 2-3. Sì. C'era Cristian. Juve lo studento. Ieri. Ieri. Ieri, Ah, sì, fa all'Inter, 23 sì, partite, sì. 24 2002, gol. Trezeguet e Trezeguet. insieme. Hübner. Bravo. 2001? Crespo. Bravo. 2000? 99-2000, primo anno di Shevchenko. Sì, è vero. Shevchenko. 98-99, Udinese? lo so, Mascio Amoroso. Bravo. E l'anno prima Udinese? Virov. Basta. Virov. Basta. Andiamo, siete stati bravissimi. Senza quell'errore comunque. Cioè, Paolo Avanti non ha detto uno, non ha detto Ma uno. Io non ho memoria. E... No, lui mi aspettava ricordo più adesso, quelli vecchi, aspettava quelli adesso dal nuovi, 98 sì. indietro. Quelli nuovi anni 80 Però vado ci bene. stesso lì. Per chiudere, allora parliamo un pochino di Premier League e delle spese folli, delle Big Six, così come le chiamano. Partiamo dai campioni. Beh, ora non andiamo a parlare di tutte, però No, parliamo un pochino del Liverpool, forse è regina del Liverpool, mercato. beh, reginissima. Reginissima. Allora, partiamo dal presupposto che le cifre sono sempre esagerate. Come sì. Ma finché il sistema regge va bene così, però ci sono alcuni giocatori che non possono essere pagati queste cifre. Però, ricordiamo Tipo, anche nel Liverpool. ma anche Wirtz, cioè Wirtz è un ottimo giocatore, però quella è una cifra spaventosa. Ragazzi, Ricordiamo 2003. Attenzione, non sto 30? dicendo che non sia un grandissimo giocatore, che sia esattamente quello che voleva il Liverpool. Sì, lo è. Lo è, Sì, sì, appunto, sì, è sì. perfetto, è un acquisto perfetto, ha una cifra che però Che ricordiamo di 130 circa, no? sì, più o meno 130 milioni. 125 Sì, mi 25. sembra. Però 22 anni. Sì, sì, L'età- no, l'età per carità, comunque- no, però dico solo che è tutto molto gonfiato, tutto Sì. quello che Sì. riguarda i club inglesi è gonfiato. Non è, che non è neanche sbagliato, ripeto, se i soldi ci sono e il sistema funziona, va bene così. Però Se è siamo di sostenibile, fronte come sistema calcistico europeo a un campionato che non dico che sia come l'NBA perché non c'è quella differenza, ma che fa un percorso a sé che rende complicato il mercato per tutte le altre. Sì, E assolutamente. non è, cioè, se ragioniamo in termini di sistema calcistico come ragionano gli americani quando con le loro leghe chiuse dei loro sport, sarebbe inammissibile. Sì. Poi io da appassionato di Premier League sono contento, Sì, da certo. tifoso del Liverpool sono contento, però obiettivamente è un po' un problema. Questo è un discorso generale. Andando nello specifico, il Liverpool ha fatto un mercato pazzesco, Sì. ha colmato tutte le lacune che aveva, riparte ancora più forte, gli mancherà umanamente principalmente, ma anche come giocatore Diogo Jota, il povero Diogo Jota, ma per il resto è una squadra, è la candidata numero 1 alla vittoria finale anche quest'anno. Sì, forse quest'anno più di altri anni c'è una Quest'anno più di chiara altri anni. candidata. Sì, vero? sì. Poi dopo quello che succede in campo, come sappiamo, perché comunque non è che ha avversarie deboli. Il Manchester City tra il mercato di gennaio e quello di quest'anno si è rinforzato. L'Arsenal sta facendo un mercato dove finalmente sta andando a
a colmare le lacune che ha da tanti anni. Se arriva Gyökeres poi colma finalmente la lacuna Sì, del la punta, centravanti, esatto, è che- diventato un po' un meme in che Inghilterra. io insulto Davide Longo, nostro collega tifoso Salutiamo. dell'Arsenal da anni, per questa cosa qui. Quindi si sono potenziate anche le avversarie. Il Chelsea inizia una stagione con più consapevolezza, ancora più forte, tutte fortissime, però il Liverpool sembra veramente sulla carta quasi senza rivali. Per me non vince. Proprio per questo, non lo dico da Chi vince tifoso. secondo te? È l'anno dell'Arsenal? Vediamo alla fine del mercato. Vediamo l'Arsenal se aggiunge veramente un Se dovesse arrivare centravanti. Gyökeres, secondo Anche il Chelsea, comunque i giocatori, il Chelsea secondo me è una squadra giovane ma veramente con talento. Aver già vinto 2 trofei, avere una consapevolezza, un anno in più di Maresca. Poi sai, la Premier League, veramente, essendo un livello altissimo, cioè, e comunque diffuso in tutto il campionato, cioè, la sorpresa secondo me si può prestare, nel senso che Certo. puoi perdere punti con chiunque. Quindi per dirti, il Liverpool magari è l'anno che in Champions fa più strada, ma in campionato, quest'anno che il Liverpool ha vinto il campionato soprattutto per la prima parte, ha fatto una prima parte devastante in cui si è creato del vantaggio. A Natale era vinto. Non è detto, secondo me è stata un po' anche un'anomalia, insomma, poi il City ha fatto un anno veramente sottotono. Attenzione il City anche, insomma. L'ho detto, infatti, cioè, attenzione. Perciò Grinders. è molto più aperto, secondo me. Il Tottenham non lo considero, mi spiace. Tanto è un campione d'Europa. Campione d'Europa, ha comprato Kudus dai rivali del West Del Ham. West Ham, sì. Dovrebbe ha fatto un bel arrivare, mercato comunque. dovrebbe arrivare Morgan Gibbs-White, che è il sosia di Solanke. La conferenza stampa di esordio di Thomas Thomas Frank, Frank, sì. il nuovo allenatore del Tottenham, che ha detto: sono venuto qui perché voglio provare il brivido di poter essere esonerato. Poi vi do una cosa per certo, Esatto. al 100%, il Tottenham almeno una partita la perderà. Vabbè, insomma, Sono simpatico, è Sì, è vero. stato molto simpatico. No, comunque sì, è ovvio che va giocata ed è un campionato sempre di altissimo livello e super equilibrato, quindi non dico che il Liverpool farà una passeggiata solitaria, le variabili sono tantissime, però certo, ha fatto un gran mercato. ha fatto un Non gran si può dire, mercato, no. quindi sulla carta è ancora più forte rispetto Sì, all'anno sì, quello scorso. sì. Quello- voglio chiedere di dirmi un nome a testa, inizio io se volete così do tempo, tra questi acquisti, tra virgolette, con folli, con cifre molto alte, tra la Premier League, no? Tra le Big Six. Io per esempio dico Zubimendi, un giocatore che a me piace moltissimo, dall'Arsenal, che insomma perfetto per il gioco di Arteta, siccome insomma si immedesimerà subito su quello che è il centrocampo dei Gunners, così insomma, usiamo anche un po' di termini. A lui mi piace molto, 70 milioni, diventa anche lui pagato tantissimo, non è neanche un titolare nella nazionale spagnola, è entrato spesso, comunque ha giocato molto, però non è manco un titolare, 70 milioni insomma. Poi l'Arsenal ha comprato anche Madueke del Chelsea, che Sì, c'è stato pure tutto un caso c'è stato un caso relativo a particolare. lui. Non va al tournée. Sono stati, sì, non andrà in Sì, tournée, sì. sono stati i 2 acquisti un po' più costosi dell'Arsenal. A me Zubimendi piace molto. Mi dite un nome tra quelli non menzionati, quindi non Wirtz, Joao Pedro. Joao Pedro del Chelsea. Ah, beh, Deve vero. trovare continuità però anche Sì. lui a livello realizzativo. Vero. Però c'è Un colpi. inizio così, insomma. All'inizio non Colpi male, ce l'ha. eh. A me è piaciuto molto, l'ho visto anche, vabbè, l'ho visto al Wolves, ma anche lì al mondiale per club col City a Nouri. Veramente sì. un terzino Sì, è veramente vero. eccezionale. Però ti dico Ekitike perché è bello anche da vedere come giocatore. A me piace quei controlli in aria, col tocco. Poi, come ha detto Pierluigi Giganti, che fa con me il podcast insieme Sì, a certo. Stefano Cantalupi in The Box, è un giocatore col cognome Palindromo. È vero. Per quel che vale. Beh, vale tutto, esatto. vale- Tipo Otto, cioè, tipo questi Chi sarà il qua. nuovo quindi attaccante? No, Joao Pedro sì, pure, dopo secondo me. l'assalto a Isaac fallito. Insomma, Sì, Lascia stare Newcastle. esatto. Adesso abbiamo, Adesso andrà in abbiamo Arabia, la quindi, Lilalla sopra. quindi, esatto. Franci, chi vediamo. puoi menzionare? Insomma, No, io sono pure rimasti Joao Pedro mi era diversi. piaciuto sinceramente. Cugna, Poi- per esempio, dello United. Cugna era uno che 70 milioni, lo voleva l'Inter, ma parecchio tempo fa, quando mi sembra ha fatto una stagione buona, mi ricordo che chiamai Tramezzani e che lui l'aveva avuto al Sion e lui all'epoca disse questa cosa che comunque lui era uno dei giocatori più forti, cioè si vedeva già tutta una serie di cose e mi dice questo secondo me prima o poi andrà via per tanti milioni, quello mi disse così. Cugna? Beh. No, Cunha secondo me Il sì. problema è il Manchester United. Cioè, è proprio il problema è che è difficile andare al Manchester United in questo Che momento. Beunone ha preso. Cioè, se tu vai là, sai che c'è un'alta probabilità che tu possa essere risucchiato nel buco nero. Sì, sembra anche che ci sia un po' questa area nera, no? Dopo poche partite in cui Sì. non fai bene. Sì. Poi Perché comunque ci sono stati tanti casi simili. alzando il ditino. Mi spieghi Mi dica, perché c'è il Tottenham nelle Big Six e non c'è il Newcastle che sono 3 anni che il ti Big arriva Six davanti. è una Ti definizione, arriva insomma. davanti in maniera proprio
netta. Big Six non è un'opinione, è Paolo. una definizione, no? In No, Premier ragione vengono lui. chiamate Ah, così. ragione lui. non ci interessa sta cosa. A parte che è lo stadio migliore del mondo. Però il Tottenham è campione d'Europa. L'ho detto, È un campione d'Europa. fatto ancora questa storia E che Newcastle È vero però, è così. Campione d'Europa è la squadra che vince la infatti Champions. Però a Udine quando? chi ci va a giocare alla Esatto, Supercoppa chi ci europea va contro il PSG? ad agosto? È vero. Tra l'altro ci voglio andare, Un vicario in porta. Con Vicario in porta, Udogi sulla sinistra. Comunque secondo me adesso poi a parte scherzi, Maresca secondo me è un grande allenatore. Sì, sono d'accordo. no, bravissimo, è stato Cioè bravissimo. il modo in cui ha vinto e Bravissimo. ha fatto quello che ha fatto contro il Paris Saint Germain è Ma in- lodevole. in generale tutta la stagione. Lui arriva che c'ha praticamente due squadre, Sì. una rosa immensa, e ha avuto la capacità di puntare su un gruppo e Sì, è vero. rimanere coerente. Poi ha potuto in conference far giocare la squadra B che però era fortissima. Esatto. E infatti parlavamo prima io e Marco della consapevolezza, al di là dei giocatori, quella farà molto sul Chelsea, perché la squadra è buona, era già buona ed è buona. nettamente. L'allenatore è bravissimo, ma è un gruppo giovane che ha dimostrato già che può vincere. Sì. Qualificazione alla Champions, vittoria della Conference, vittoria del Mondiale per club non è poco. No, Quindi è una squadra che da tenere d'occhio. Sì, è stato molto bravo anche a livello comunicativo, no? Per questo fatto delle due rose. Appena arrivato è stato subito attaccato. Esatto. E lui invece ha messo proprio chiaro, io ho questo gruppo, gli altri vediamo, insomma. La cosa inquietante è che fisicamente assomiglia sempre di più a Pep Guardiola. È vero, sì, È una cosa anche nei Poi movimenti. in Italia, se non sbaglio, lui è stato esonerato a Parma, no? Non hanno chiamato Beppe Iachini al sì, suo sì, posto. sì. E Sladin se la vita. No, cioè lui vero, inizia vero. ad Ascoli Sì, che sì. fa il vice Sì, è vero. perché non aveva il patentino, quindi inizia con l'Ascoli e poi dopo Parma e viene esonerato. Poi va all'Eister. È stato divertente fare questa piccola finestra nella Premier League. Se volete approfondire l'argomento, vi consiglio ovviamente In The Box, Bravo. il podcast di Paolo Avanti, che trovate appunto sul sito Gazzetta, Spotify e tutto il resto. Bravo. Quindi Grazie. vi invito quindi a lasciare un mi piace a questo video e un commentino. Come sempre, iscrivetevi al canale, siamo vicinissimi a 100k. Se ci state ascoltando sulle piattaforme Spotify o Apple Music, quindi lasciare 5 stelle sia a noi che a In The Box. Direi che abbiamo parlato di tutto. Ovviamente la tripletta estiva è un pochino più corta di quello. Mi stanno facendo gestacci dalla regia. A lui fai a fare il suono, non ti Idolo. preoccupare. Vabbè, non posso. Cioè, Potevi aspettare un secondo. Di alla lavoro, fine. è una cosa Ho di capito, lavoro. stai non è una dicendo roba la finale, potevi aspettare un Stai secondo. iscrivendo alla ragazza, è un po' al lavoro. Vabbè, ok, Non vabbè. posso, Tu vabbè, lavora, devo mettere finisci? così. Vabbè. Saluto a tutti, grazie a chi ci ha seguito fino a questo momento. Ci vediamo come al solito lunedì prossimo alle 19:30. Un bacio a tutti. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ciao.